Ciao da Fulvia, ben trovati e ritrovati in Blue Spin Art. Per la mia prossima creazione estiva ho scelto di riutilizzare le gramme esagonali. Vedete qua infatti la gramme dell'African Flower, cioè del fiore africano. Lo vedete sia nella sua completezza a 6 lati che anche nella sua metà. Nelle prossime immagini, infatti, vi faccio vedere passo per passo come realizzarle sia intere che anche a porzioni. Ho già affrontato in un altro video sul canale questa lavorazione, però adesso ve la ripropongo passo per passo, anche con la variante del centro, perché spesso per i tipi di filati si può insomma scegliere come affrontare la parte centrale, ma lo vedremo dopo in un piccolo schemino che vi ho preparato. Quindi vi lascio così alle prossime immagini, passo per passo vediamo prima la parte che la prevede grande e poi nella sua metà. Se avete qualche domanda e qualche suggerimento, volete scrivermi qualcosa, lasciatemi tutto nei commenti. Quindi non vi resta che augurarvi buono spin. Ciao a tutti! Il mio African Flower l'ho realizzato con un cotone 5 e un uncino 3. Avevo anche ho un piccolo residuo di verde, quindi ho potuto giocare un po' coi colori. Ovviamente voi avete la possibilità di scegliere tutti i colori che volete, farle di vostro gusto. Bene, vi dicevo prima della variante relativamente all'inizio del lavoro. Con il cerchio magico io ho quindi realizzato punti alti separati da una catenella. In questo modo il mio filo, che non è spessissimo, ha potuto leggersi bene per realizzare la parte centrale del fiore, perché appunto essendo un filo un po' stretto, vediamo se riesco a farvelo vedere, un filo veramente piccolino, non avevo la possibilità di farlo vedere troppo sulla parte centrale del mio fiore, quindi ho tenuto separati i punti alti e li ho intervallati da una catenella. Sono 6 gruppi di punti alti con una catenella di separazione. Questo ripeto proprio perché ho un filo abbastanza fine. Per eventuali lavorazioni di lana o con fili più grossi, voi potete anche scegliere di fare una parte centrale con un tipo di lavorazione leggermente diversa, ma di fatto non cambia la creazione della nostra grammi, perché anziché lasciare il punto alto separato, qui lo potete unire in un unico vertice e quindi sono sempre 6 le mie crestine, però questa volta essendo i punti alti uniti con lo stesso vertice, la separazione fra uno e l'altro sono di 2 catenelle anziché una. Bene, io direi che per il momento le cose essenziali ve le ho riferite, partiamo così dalla realizzazione della Granny a 6 petali. Iniziamo quindi con il cerchio magico. Come dicevamo, filo fine, quindi seguiamo il diagramma come qua vi ho riportato dei 2 punti alti non uniti tra di loro e con solo una catenella di separazione. Incrociamo il filo, entriamo con l'uncino sotto, tiriamo su il filo e blocchiamolo con un primo aggancio, una prima maglietta. Ora rientriamo nello stesso cerchio e saliamo con un punto basso e 2 catenelle. Ecco, questa è la sostituzione del primo punto alto. Ora un altro punto alto
una catenella e proseguiamo lo schema: un punto alto, un altro punto alto, vedete i primi due uniti, separazione, e gli altri due, catenella di separazione, e altri due punti alti per un totale di 6 gruppetti, uno, un altro e separazione. Chiudiamo un po' il cerchio tirando il filo, 1, 2, 3, e andiamo avanti a fare gli ultimi gruppi. 1, 2, vedete che col filo fine ha senso fare i punti alti separati. Avessimo avuto il filo più spesso, potevamo anche usare ad unire insieme i vertici. Ultima catenella, siamo arrivati in fondo e quindi adesso ci fermiamo con un bassissimo e chiudiamo il giro. Questo è il nostro centro. Dietro prendiamo il filo e lo stringiamo fino ad arrivare a chiusura completa. Bene, adesso iniziamo il secondo giro cambiando il colore. Potete anche ovviamente utilizzare lo stesso. Prendiamo l'altro filo, io entro nello stesso spazio che ho appena lasciato, così tiro sul filo e lo blocco immediatamente. Tiro il filo del primo giro e avvio così l'altro giro con i punti alti, rientrando nello stesso spazio, punto basso, aggiustiamoci il lavoro, 1, 2 catenelle, il primo punto alto. Quello lo lascio così per a fine giro chiuderlo. Qui adesso con il punto alto proseguo, 1, 2, senza lasciare, come ho visto, punti di separazione, perché il punto di separazione lo faccio adesso per rientrare nello stesso spazio. Creo il gambo del fiore, di fatto, del petalo. Senza lasciare catenelle di separazione, entro subito con il punto alto nello spazio vicino. 2 punti alti, una di separazione e ancora 2 punti alti. Arrivo alla fine del giro. Ecco, qui sono saltata subito nell'altro, attenzione, torno indietro, devo rimettere i punti alti a chiudere il gambo. Qua l'ho fatto giusto, vedete, 2, qui 1, devo aggiungere l'altro. Ero già saltata dopo, scusate. 1, 2, ecco, adesso ci siamo. E adesso posso andare avanti. Scusatemi se mi sposto ogni tanto dall'inquadratura, sto cercando di rimanere perpendicolare all'ottica della ripresa, faccio un po' di fatica. Spero comunque sia chiara la lavorazione. Ecco qua i primi gruppi di punti alti per ogni spazio sottostante, quindi inserisco questi gruppetti a raggiera, vado fino in fondo. Ecco qui, sono arrivata a fare 1, 2, 3, 4, 5, a fare gli ultimi. Ecco, mi ritrovo quindi nell'ultimo spazio, entro a fare i primi 2 punti alti,
1 e 2, è scappato, catenella di separazione, e adesso, visto che ne avevo già fatto uno di punto alto iniziando, devo solo inserire il secondo, quindi soltanto uno, e mi blocco in testa a quella che era la catenella iniziata, e così mi chiudo anche con il secondo giro. È proprio carino adesso, quindi iniziamo il giro dei petali veri e propri. Adesso mi sposto nel centro dell'altro spazio, quindi bassissimi, un bassissimo nel primo punto alto, bassissimo nel secondo punto alto. Ora che sono nello spazio, mi alzo sempre con un punto basso e 2 catenelle. Primo punto alto fatto. Adesso per ogni spazio sottostante inserisco un totale di 7 punti alti. È così che creo il mio petalo. Sono sempre 7, sono dispari. Vado così avanti, vi faccio vedere i primi petali come vengono. Vale? 7 punti a 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bene, adesso senza catenelle di separazione mi sposto direttamente nello spazio accanto e ne inserisco altri 7. Vedete che con facilità andiamo di fatto anche molto veloce a realizzarle. Sono carine, sono piccoline, non sono molto grandi. Ho deciso con pochi giri di terminarle, quindi oltre a questo giro farò poi l'ultimo giro sempre con il marrone. Ecco, vedete che carine che sono venute, ecco, proprio carini. 2, altra chiusura e arrivo fino in fondo. Dicevo, farò l'ultimo giro sempre col marrone e le chiuderò. Arriviamo in fondo. Sono arrivata a fare l'ultimo petalo e mi blocco, ricordo senza catenelle di separazione, in testa al primo punto alto. Giusto per riuscire a tirare su il filo dietro, che è il filo del nostro centro e che non ho mai tagliato, mi sposto avanti con un altro punto basso, così il filo rimane nascosto bene dietro il petalo. Ricordiamoci che poi quando arriverò, chiudiamolo un po', quando arriverò dall'altra parte dovrò fare il primo che in questo momento ho saltato, sono già sul secondo punto alto. Adesso ho scelto di chiudere l'ultimo giro con tutti i mezzi punti, quindi salgo soltanto con 2 catenelle, quindi un punto basso e una catenella, blocco bene il filo e adesso inserisco un altro mezzo punto, un mezzo punto e mi porto nel quarto punto alto, che è quello che rimane in mezzo, quindi il primo ricordiamoci che devo farlo, e adesso che sono sul quarto punto alto, con una catenella di separazione inserisco l'angolo e poi chiudo con gli altri 3. Arrivati a metà fra un petalo e l'altro, prendo il filo, carico il filo e lo passo sotto a tutti e 2 i giri. Punto alto, quindi chiudo una prima volta e una seconda volta. Questo è il lavoro che si fa su ogni petalo.
E adesso vi rifaccio anche l'altro, un mezzo punto nel primo, 2, 3 e 4, 2, 3 e 4, sì. Sul quarto effettuo l'angolo con una catenella di separazione e rientro nello stesso punto alto con un altro mezzo punto. In questo modo raddrizzo un po' la mia grammy, rendo più lineare il mio lato e proseguo con altri 3 mezzi punti. Arrivati in fondo, ecco che devo scendere con un punto alto, questa volta quindi carico, passo su tutte e due e chiudo il punto alto. Proseguo così di fatto a realizzare l'ultimo giro del mio African Flower e con questo giro dicevo che ho scelto di chiudere la lavorazione, quindi delle piccole grammy esagonali che mettono in risalto soltanto il fiore. Se voi voleste proseguire con ulteriori giri, basta che entriate negli stessi punti che state ora facendo, rispettando sempre l'angolo, quindi laddove avete fatto l'angolino, anche con l'ulteriore eventuale giro. Ecco che sto facendo l'altra metà. Olè, ecco, anche con l'ulteriore eventuale giro potete rispettare l'angolo lasciando sempre una catenella di separazione. Arrivo fino in fondo e chiudo la grammy. Bene, sono arrivata in fondo, devo entrare per l'ultima volta a creare questo effetto tipico dell'African Flower, quindi entro col mio ultimo punto alto a prendere tutti i 2 miei giri, lo chiudo e adesso ricordiamoci che io ero saltata già sul secondo punto alto per nascondere dietro il filo e quindi devo fare l'ultimo che è nascosto lì dentro, quindi se fate anche voi come me non dimenticatevelo e andate a prenderlo. È un po' duro adesso, ho stretto forse troppo il gancio, comunque tirate fuori e recuperate l'ultimo mezzo punto lasciato da parte inizialmente. Ecco, chiudiamo tutto il lavoro con un punto bassissimo. Questa è la nostra grammy, velocissima, bellissima, carinissima. Potete utilizzarla ovviamente con i vostri colori, poi sistiamo bene anche gli altri fili, tiriamo un po' tutto, facciamo i nodini, non resta che tagliare e via. Benissimo, conclusa questa, tagliamo bene tutto, spero che vi piaccia e adesso ci aspetta anche l'altra variante che vedremo al più presto. Eccoci ben ritrovati, ci siamo per fare anche l'altra grammy, questa volta la metà con solo 2 petali. Vedete qua ho utilizzato anche il verde e vedete che è proprio la metà. E guardate come viene proprio carina anche utilizzando il verde. Bene, mi piace. Iniziamo così dal nostro centro e questa volta creiamo soltanto 3 gruppetti di punti alti sulla quale creeremo questi 2 petali completi e metà degli altri 2 petali
aggiungendo soltanto un punto alto che è quello che ci servirà per girare. Vedete lo schemino che vi ho messo qua di fianco velocemente perché mi stavo dimenticando di darvi almeno il diagramma. Iniziamo sempre col nostro cerchio magico, incrociato sul dito. Io dopo un primo blocco realizzo sempre un mezzo punto e 2 catenelle, è il primo punto alto. Questo è l'angolino, quindi rimane singolo. Adesso, altra catenella che è quella di separazione, inserisco il primo gruppetto di 2 punti alti. 1, 2, catenella di separazione. Abbiamo fatto la prima parte e abbiamo creato il primo gancio e adesso, dopo la catenella di separazione, altri 2 punti alti. 1, 2, catenella di separazione, l'ultimo gruppetto dei 2 punti alti, e l'ultimo punto alto, catenella di separazione, ecco l'ultimo punto alto. A chiudere il nostro mezzo giro, tirate il filo e abbiamo realizzato la parte centrale. Adesso ci giriamo con l'altro giro e inseriamo il colore diverso. Entriamo nella punta e prendiamo l'altro colore, lo tiriamo su direttamente. Tirate bene tutti i fili così lo bloccate e inserite quello che è la sostituzione del primo punto alto. Io rientro nel medesimo punto con un basso, altre 2 catenelle. E adesso il primo petalo come si crea? Si crea inserendo 2 punti alti, 3 punti alti, eccolo qua. Di fatto c'è un punto alto, catenella di separazione, 2 punti alti e adesso senza separazione 1, 2, catenella di separazione e altri 2. 1, 2. Senza separazione entriamo negli altri 2. Qua mi sa che ho sbagliato sotto il conteggio dei punti alti e dovrò rifare la parte centrale, però adesso voglio arrivare alla fine del giro per farvi vedere il secondo giro come viene realizzato. 1, 2, sono sempre le stesse lavorazioni che abbiamo già fatto nella parte esagonale, quindi un gruppetto doppio sempre nello stesso spazio sottostante e anche qua nell'ultimo spazio che abbiamo lasciato 2 punti alti, 1 di separazione e l'ultimo punto alto che è quello che ferma il giro prima di alzarci a fare il petalo. Ci alziamo così girando il lavoro, torniamo indietro e adesso inseriamo un totale di 4 punti alti. Uno lo mettiamo subito in testa sul primissimo punto alto sottostante e gli altri 3 li inseriamo dentro allo spazio sotto. 1,
2 e 3. Sono un totale di 4 punti alti e sono di fatto la metà di un petalo, come abbiamo visto nella grammy esagonale completa. Senza catenelle di separazione ci buttiamo subito nello spazio successivo e realizziamo 7 punti alti. Sono sempre un totale di 7 i nostri punti alti, sempre dispari, perché su quello centrale, che sarà il quarto, con l'ultimo giro effettueremo l'angolo. Andiamo però per passo, qui sono un totale di 7. 7 e adesso 4, 5, 6, 7, ok. Senza altre separazioni ci spostiamo sull'altro punto, petalo intero che abbiamo fatto, uno qua e adesso l'altro sull'altro spazio di là, sempre in mezzo al gruppetto dei punti alti sottostanti. Secondo, terzo. Sono veramente veloci da fare e l'unica attenzione che dobbiamo avere è quella di contarli nel modo giusto, perché se poi vi arriva un punto in più dovete smontarlo, è solo una noia di rifare il lavoro, però l'attenzione è sempre nel conteggio. Ci avviamo già verso la fine della lavorazione e poi non resta che inserire l'ultima parte e quindi entriamo nello spazio che abbiamo sotto. Ricordate, devono essere 4 questa volta, quindi ne facciamo 3 nello spazio. Ops, tiriamo un po' i fili, mi sto agganciando dappertutto. Ok, 1, 2, 3 e l'ultimo ci inseriamo in testa al punto sotto, così lo blocchiamo bene. E anche questo, il quarto è fatto. Il nostro gruppetto di petali è fatto e adesso ci giriamo per l'ultimo giro che chiude definitivamente anche questa metà di esagono. Tiriamo bene tutti i fili e tiriamo su il nostro filo del centro, che io non taglio mai se mi serve di riutilizzarlo entro brevi giri, così evito di tagliare filo, rifare nodi e insomma non spreco il filo. Tiro su direttamente il mio filo color ruggine, lo aggiusto per non tirare troppo la lavorazione, tiriamo il filo bianco, lo chiudiamo giù e adesso mi dedico solo al ruggine, quindi prendo quello ruggine, punto basso perché col mezzo punto giriamo tutto intorno, entriamo per ogni punto sottostante e andiamo via spediti fino a quella che è la metà del nostro petalo. Facciamo il quarto, carichiamo il filo. Mamma mia, io certo che non mi rendo la vita facile tenendo tutti questi fili attaccati, dovrei tagliarlo. Ecco, forse meglio così, via. Olè, ci risiamo. 1, 2, 3, 4 e adesso prendo il filo, entro fra i due e come abbiamo fatto per l'altra esagonale creo il motivo tipico dell'African flower e adesso proseguo a inserire sempre mezzi punti
1, 2, 3 e poi sul quarto ricordiamoci che dobbiamo creare l'angolino, quindi quarto, catenella di separazione, rientro nello stesso, altro mezzo punto, 1, 2, 3 e 4, prendo il filo, prendo tutti e due i giri e chiudo anche questo petalo. Proseguo così a fare l'altro. Dai che stiamo arrivando alla fine. Altro petalino. 1, 2. Certo qui non lavorando in tondo ma facendo sempre avanti e retro avremo un lavoro di petalo che sembrerà leggermente diverso perché quest'ultimo giro detta di fatto quello che è il lato migliore che utilizzeremo nel nostro lavoro, quindi il petalo, vedete, viene leggermente diverso otticamente, dicevo, come lavorazione rispetto a una grande esagonale completa. Però è proprio una finezza di stile. Arriviamo a fare gli ultimi 4 e chiudiamo poi il lavoro. 2, ops, ho tirato su un filo che mi disturba, scusate, devo rifare il punto. Sì, qualche volta la fretta, io mi faccio prendere dal ritmo del lavoro, ecco, adesso mi piace di più. Bene, penultimo e ultimo. In testa, vedete che io per aiutarmi giro l'uncino, entro con l'uncino e mi creo il mio spazio per creare l'ultimo mezzo punto. E anche qua un paio di catenelle così blocco poi tutto il lavoro con facilità. Chiudiamo. Vedete che carine, tirate tutti i fili proprio veramente molto veloci, simpatiche, vedete sono proprio l'esatta metà. Poi in fase di lavorazione ovviamente si tirerà meglio il lato lungo. Sono proprio curiosa di vedere come verranno montate nel mio lavoro generale. Spero che vi piacciono. Ditemi un po' cosa ne pensate. Ciao da Fulvia.